Ciao e bentornati a un altro tutorial di uncinetto. Oggi ho portato un cerchio, una forma di cerchio, una forma ovale e non faremo né cerchio né ovale, e vi ho portato questi due campioncini perché faremo questo qua che è il semicerchio, e ho portato questi esempi perché, come ben sapete, questo è la metà del cerchio e in più è anche gli aumenti della forma ovale, e in questo modo capirete meglio la forma ovale. Sto preparando un altro video sulla forma ovale dove spiegherò molto meglio gli aumenti. Come ho già detto, faremo il semicerchio, la forma semicircolare, e si lavora in righe, avanti e indietro, però spesso si chiamano giri. Io oggi, se mi ricorderò, li chiamerò giri, e se no altrimenti li chiamerò righe. Cominciamo con l'anello magico e lavoriamo in righe. Per ottenere questo risultato, almeno io inizio con il cerchio magico, facendo il cerchio magico, e continuo a righe. Di solito queste forme spesso vengono usate quando uno fa amigurumi. Si possono fare le orecchie dei pupazzi, oppure occhi e altre cose per decorare questi pupazzetti, ma si usano anche come accessori da mettere su una borsa e anche per fare le sciarpe. Dunque inizio facendo l'anello magico, poggio così il filo e giro attorno il dito, il filo lo porto così, abbiamo questa X qui, inserisco l'uncinetto sotto il primo filo, prendo il secondo e poi faccio una catenella per chiuderlo. I relativi tutorial li troverete come sempre alla fine e durante questo video. Dunque farò 3 maglie basse, si lavora in maglie basse, quindi farò 3 maglie basse nel cerchio. Inizio con una catenella. Le catenelle sono importanti quando iniziamo, perché altrimenti ci vengono meno maglie, un minor numero di maglie quando facciamo la riga o il giro. Dunque, per fare la maglia bassa, per chi non lo sapesse, anche questo tutorial, durante alla fine di questo video troverete il relativo link come tutti gli altri. Dunque inserisco l'uncinetto nel cerchio, pesco il filo, lo porto sull'uncinetto, 2 fili sull'uncinetto, un gettato, e passo il filo attraverso le 2 asole che ho sull'uncinetto. Farò ancora 2, 1 e 2, e tiro un po' il filo qui, una catenella che è indispensabile. Adesso, per fare il primo giro, la prima riga, lavoriamo solo aumenti, 2 maglie basse in ciascuna di queste 3 maglie. Dunque una maglia bassa qui e una seconda, e ancora nella maglia successiva 2 maglie basse nella stessa maglia, e ancora qui una maglia bassa e ancora una nella stessa maglia, e qui abbiamo 6, dovremo avere 6 maglie basse, una catenella che è indispensabile. Stringo ancora un po'
intanto giro. Adesso, fatta la riga degli aumenti, andiamo a fare il terzo giro, terza riga, e faremo e alterneremo una maglia bassa e un aumento di 2 maglie basse nella stessa maglia, nella maglia successiva, una maglia bassa nella maglia successiva, un aumento, cioè 2 maglie basse nella maglia successiva, e ancora alterniamo una maglia bassa nella maglia successiva e un aumento nella maglia successiva, cioè 2 maglie basse nella stessa maglia. È fatto anche questo giro, questa riga, una catenella che è indispensabile, giriamo e siamo nel quarto giro, quarta riga, e qui, come potete vedere, facciamo continuiamo a fare gli aumenti, perché qui iniziamo con 3 maglie basse, ma come potete vedere qui, aumentando riusciamo a realizzare questo arco, questo semicerchio. Adesso alterniamo per il giro la riga 4, 2 maglie basse, una in ciascuna di queste 2 maglie, e un aumento in quella successiva, 2 maglie basse, cioè una maglia bassa in ciascuna delle 2 maglie successive, e un aumento. Dunque una maglia bassa qui, una maglia bassa qui e aumento, 2 maglie basse nella stessa maglia, una maglia bassa qui e ancora una nella maglia successiva, cioè 2, e qui aumento, 2 maglie basse nella stessa maglia, una maglia bassa qui e una maglia bassa qui, e catenelle, che è indispensabile. Andiamo alla riga o giro, come volete voi chiamarlo, 5, siamo 3 maglie basse, un aumento, 3 maglie basse, un aumento, alterniamo un aumento ogni 3 maglie basse. Dunque una maglia bassa qui, una in quella successiva e una in quella successiva. Fatte queste 3 maglie basse, facciamo l'aumento, 2 maglie basse nella stessa maglia, ancora alterniamo un aumento ogni 3 maglie basse, quindi adesso tocca fare una maglia bassa in ciascuna delle 3 maglie successive, e un aumento in quella successiva, ancora 2 maglie basse nella stessa maglia, e finiamo facendo queste maglie basse, una catenella che è indispensabile, e iniziamo il giro riga 6 facendo la catenella, come ho già detto, e adesso facciamo un aumento ogni 4 maglie basse, cioè facciamo qui 1 2 3 4 maglie basse, una in ciascuna di queste maglie, un aumento, 4 maglie qui, una in ciascuna delle maglie, un aumento. Dunque 1 2 3 e 4, e adesso vado a fare l'aumento, cioè 2 maglie basse nella stessa maglia, e ancora 1 2 3 4 maglie basse, una 2 3 4 maglie basse,
e un aumento, cioè 2 maglie basse nella stessa maglia, e termino il giro, la riga con le maglie basse e un aumento, e così continuiamo. Adesso siamo al giro riga 7, e adesso alterniamo un aumento ogni 5 maglie basse, cioè una maglia bassa qui, una nella maglia successiva, 2, 3, 4, 5 e un aumento, cioè 2 maglie basse nella stessa maglia, 5 maglie basse nelle 5 maglie successive, e un aumento, cioè 2 maglie basse nella stessa maglia, e terminiamo il giro o la riga con maglie basse. E come ho già detto, troverete e così via, e come ho già detto troverete istruzioni al mio blog e il link per la pagina del blog con le istruzioni scritte lo troverete alla descrizione del video. Spero di esservi stata utile anche questa volta. Fino alla prossima volta, ciao ciao.